hackerini hackerini, come state? Ciao Pollo, come state? Ah, forse devo avvicinare un po' il microfono, se no si sente strano, mi insegnano. Ah no, aspettate, devo controllare una roba. Allora, vediamo. Ah sì, l'avevo rimesso uguale. Ok, tutto a posto, tutto a posto. Come state? Come state questo sabato? Allora, ho girato le lucine perché mi dava fastidio che si vedevano agli occhiali, perché chiaramente oggi facciamo Active Directory e quindi mi servivano gli occhiali. Ci vuole concentrazione per queste cose. E allora ho girato le luci perché c'è un trick sulle luci, vabbè, altra storia, però c'è qualcosa che comunque si riflette qui e credo sia il monitor. Tipo, se io faccio... Vediamo. No, perché... Ah no, è di qua. Ah, forse è la luce riflessa. Non capisco. Vabbè, andate così. Va benissimo. I dubbi della mia vita esistenziale. Ciao Unbelievable. Ciao, potresti fare una live sulle tecniche per rompere i parsing degli header HTTP come authorization? Sì. Tu dici il CR... Mi scordo sempre come si chiama. CRLF. No, non si chiamava così. Aspettate, devo ricordare, ogni volta ci penso perché mi serve per i report ogni volta. Ah, eccola. L'avevo indovinata, eh? CRLF. Carrier Return Line Feeds. Questa è bella, questa è incredibilmente bella. Però sì, ci farò una live sicuramente, cioè comunque continuerò le robe del web, sicuramente. E boh, io le raccolgo queste cose, magari se... Diciamo, al momento non avevo intenzione di continuare il web, perché appunto sto facendo Active Directory e quindi mischiare robe, diciamo. Diciamo, non ho tantissimo tempo, ecco. Però se vi interessano più cose web, magari le possiamo raggruppare e fare una live. Apposta, diciamo, quindi si potrebbe fare, quindi sì. E allora stamattina di nulla, figurati, Unbelievable. E stamattina, allora, prima di tutto vi è piaciuto il nuovo formato con i Cyber Bytes? Mi sono divertita un sacco a farlo, soltanto uno per adesso. E ho voluto unire questa cosa dei dolci con la sicurezza informatica, perché chiaramente a me piacciono i dolci, mi piace la sicurezza informatica, e quindi ho detto ma perché non unirle queste cose? E quindi ho deciso di fare questo formato. Ora non so ogni quanto li pubblicherò, vediamo, è più per divertimento mio. Però insomma, spero vi sia piaciuta sta roba. E se non le avete viste potete guardarli sui social, insomma, ho messi un po' dappertutto. E stamattina stavo studiando appunto Active Directory e ho detto ma perché non cominciamo dalle basi? Ricominciamo, perché un attimino mi sento un po' troppo, ecco, diciamo così, un po' troppa roba, quindi ho detto ricominciamo dalle basi e poi ne aspettiamo uno con i mochi. Non è una cattiva idea, non è una cattiva idea. Credo che il prossimo sarà il bignè, però ancora non sono sicura. Non sono sicura. Capite un po' cosa potrebbe essere il bignè. Però i mochi, chissà. Ci devo pensare, magari lo faccio. E quindi stamattina stavo studiando Active Directory e ho trovato del materiale interessante, quindi ho detto lo porto in live, ve lo metto in descrizione. Poi in realtà mi avevano mandato del materiale
di una persona online con un blog, e poi materiale completo, diciamo. E poi sono andata a vedere un po' sul suo blog, e c'era un altro materiale su Active Directory molto molto interessante, quindi insomma ve lo faccio vedere e vediamo un po'. E in più mi sto aiutando con Claude, a cui faccio un sacco di domande e mi risponde, sembra che mi risponde bene al momento. Quindi insomma vediamo, fatemi vedere. Pubblicità col gatto? In che senso? Quale gatto e quale pubblicità? Io non le capisco, cioè me le dovete spiegare certe volte, certe volte non capisco, anche le battute certe volte io non le capisco, vi dico la verità. Ci arrivo dopo, ecco, a volte. Però insomma, vabbè, però se voi... Oh no, che ho fatto? Però se voi me le spiegate, io sono contenta. Allora, questo ciuffetto lo lasciamo così, va bene. E vediamo. Ah, ok, avevo una pagina aperta, no, è la pagina sbagliata. Comunque questa era quella che chiedeva Unbelievable. Oh. Quindi allora no, non questa. Allora praticamente ho trovato questa pagina di questo 0x Day, molto interessante, ci sono tanti blog, ha pure un canale YouTube se volete vederlo, però non è molto, non ha molte cose, forse l'ha un po' abbandonato, però insomma c'è questa pagina molto interessante riguardo Active Directory, e io l'ho trovata molto molto interessante, molto bella, perché insomma prende tante cose e poi diciamo non sta lì a dire troppe cose, ma va dritto al punto, quindi a me piace. Perché insomma va bene tutto, però certe volte bisogna andare dritti al punto. E quindi insomma la cosa che mi è piaciuta anche è che proprio fa una spiegazione breve dei vari oggetti, no? Perché come vi dicevo, Active Directory, in Active Directory ogni cosa è un oggetto, come vi dicevo un po' di tempo fa, è passato un po' di tempo da quando ne ho fatto quella di Active Directory. E quindi abbiamo gli utenti che comunque, vabbè, diciamo possono autenticarsi al dominio e hanno privilegi sulle risorse, security principal, vabbè, altra roba. Le persone possono essere utenti, e poi abbiamo i servizi che possono essere sia utenti e sia avere privilegi per eseguire specifici servizi. E poi ci sono le macchine, che sono appunto oggetti creati per tutti i computer nel dominio. E la cosa che mi è proprio piaciuto, perché dà le cose essenziali che ti servono, bam, bello. E le macchine sono account che hanno local admin, right, permessi, diritti di local admin. E quindi sono appunto, se voi trovate un account macchina, vi può essere utile. Il problema però è che con gli account macchina le password sono tipicamente cambiate ogni 30 giorni e contengono 120 caratteri, quindi insomma
per la persistenza potrebbe essere un problema, no? Perché, allora, vediamo se la trovo. Ah sì, questa, forse questa. Perché, per esempio, diciamo che la metodologia in generale con Active Directory è: fai una ricognizione esterna, quindi si trovano per esempio credenziali e robe così, si compromette una macchina, si fa una ricognizione interna, si fa la privilege escalation, si compromettono credenziali, si prende admin, si fa ricognizione ancora e poi remote code execution e poi diciamo, e questo potrebbe essere all'infinito, cioè si potrebbe avere su più macchine, e poi si hanno anche le credenziali del dominio, dell'admin di dominio, che diciamo è quello che poi potrà accedere appunto al domain controller, che diciamo è l'oro di un test Active Directory, perché lì poi trovate tante cose, dopo vi faccio vedere. E quindi insomma, se si compromette una macchina, però questa una macchina, un computer, quello che è, però e quindi si trova un account macchina, abbiamo comunque local admin lì dentro, però dopo 30 giorni la password può cambiare e comunque una password di 120 caratteri è difficile da fare brute force e quindi è difficile da trovare. E poi vabbè, dice che gli account macchina, allora il local admin insomma è un amministratore, sì, che ha il controllo su uno specifico computer. Però oggi poi, ah no, questa è sbagliata, questa chiudiamo. Allora, chiedevo tante cose oggi a Claude. Chiaramente state sempre attenti a cosa vi dicono l'intelligenza artificiale, ve lo dico sempre, però insomma secondo me è sto trovando utile per studiare ste robe. Ah, ecco, esatto, gli chiedevo. Perché allora a un certo punto gli chiedevo qual è la differenza tra local account e domain account. Ciao Demi, perché c'è questa differenza? E appunto mi diceva che un local account esiste solo sulla macchina locale e non ha visibilità del dominio, perché voi dovete pensare al dominio come una nuvoletta, diciamo, dove appunto ci sono tanti computer, tipo le aziende hanno sto dominio e il dominio è appunto il loro, diciamo, un po', non so, se c'è un'azienda che si chiama Ciccio, ha senso che il dominio sia ciccio.it, robe così, no? Un esempio così a caso. E si possono anche avere computer che non sono collegati al dominio. E quindi se si ha un computer che non è collegato al dominio, si ha un account locale che esiste soltanto su quel computer. Invece un domain account funziona su qualsiasi... Ora, qui c'era una cosa. Qua dice funziona su qualsiasi macchina che joina il dominio, quindi che si unisce al dominio. E vabbè, e dice che le sue credenziali sono validate dal DC, dal domain controller. Però qui c'è una differenza in realtà. Infatti qui non era completamente... no, su questo sì, no, scusate, sul domain account sì, però su questo no, perché in realtà il local account non può muoversi su altre macchine, perché appunto non c'è un dominio. Invece, se voi avete un dominio e trovate magari un account che può accedere ad un'altra macchina, ad un altro computer, voi potete fare appunto quello che si chiama lateral movement, cioè muovervi da un computer ad un altro con quell'utente.
Se invece avete un local account non lo potete fare, però se avete un local account, scusate, un local admin, i local admin solitamente potrebbero avere la stessa password, soprattutto se non c'è l'apps. L'apps appunto è Local Administrator Password Solution, che praticamente genera, se è attivo, a volte non lo attivano nei sistemi, nei domini, e praticamente va a generare una password diversa per ogni macchina. Quindi qual è la cosa? Se voi trovate local admin su una macchina, potete provare e riuscite a trovare la sua password, potete provare a loggarvi in un'altra macchina come local admin usando la stessa password. Se l'apps non è attivo, magari funziona, potrebbe funzionare. Oppure, esatto, facendo pass the hash, però insomma, quest'altra roba. Cioè, ci arriviamo dopo, visto che c'è comunque, perché poi non l'ho finito di leggere tutto questo, e quindi ho detto, boh, mentre lo leggo, lo faccio in live. E appunto diceva se non c'è l'apps si potrebbe fare, però insomma questo è il local admin. E però non mi ricordo perché sono arrivata a dirvi sta cosa, però no, perché c'era qui local admin, ok. E vabbè, dice che appunto è usata dal domain controller per sincronizzare gli aggiornamenti di Active Directory e i cambiamenti. E vabbè, questo magari poi vi faccio vedere dopo, perché li riconoscete gli account delle macchine perché hanno $1 alla fine del nome. Tutto qui. E poi ci sono i security group, quindi gruppi in cui vengono assegnati gli utenti. E appunto gli utenti ereditano i permessi del gruppo, e ce ne sono diversi in realtà. E alcuni sono ad esempio i domain admin, che appunto hanno i privilegi di admin nell'intero dominio, i server operator, che amministrano il domain controller ma non possono cambiare i membri del gruppo amministrativo. Backup operator sono quelli che gestiscono i backup e quindi accedono a ogni file. Poi account operator crea o modifica gli altri account nel dominio. Domain user sono tutti i domini. Domain computer sono tutti i computer nel dominio. Domain controller appunto sono i domain controller nel dominio, insomma. E poi abbiamo gli organization unit, che praticamente sono un modo per organizzare, diciamo, tutto il dominio, e praticamente si vanno a raggruppare, diciamo, utenti con la stessa caratteristica. Per esempio, una cosa molto comune è per esempio mettere le persone dell'IT, del management, sales, marketing, così quando si va ad applicare un'impostazione, una policy, si va ad applicare all'organization unity e tutti lo ereditano praticamente. Infatti lo dice per aiutare ad applicare policy ad utenti e computer. Poi abbiamo i group policy object, questo molto interessante, e anche qui è usato per applicare policy agli organization unit. È una collezione di impostazioni, è distribuito alla network nello share sysvol, vabbè, non voglio andare troppo nel dettaglio, però mi interessava vedere cosa diceva, e che comunque dice parecchie cose, e stamattina ho scoperto un po' di cose che non sapevo, quindi interessante. E tutti gli utenti hanno accesso a questa sysvol,
per sincronizzare periodicamente con le loro GPO e si sincronizza, diciamo, forzandolo con questo comando, perché praticamente le GPO servono proprio a configurare impostazioni o modificare anche impostazioni o altre robe nei computer che stanno nel dominio. Invece di andare a uno a ogni computer, immaginate una grande azienda che deve andare manualmente a fare a mettere impostazioni diverse, magari cambia qualcosa, ad aggiornare un pacchetto, robe così, no? Si usano magari le GPO per mandare questa impostazione modificata, così così appunto viene fatta in tutti i computer senza andare manualmente. E appunto periodicamente c'è una sincronizzazione di queste GPO, però che dice prende circa 2 ore, però se si vuole magari forzare un aggiornamento si può utilizzare questo comando. E qui fa appunto vedere dove sono, dove si possono trovare, che appunto è questo Group Policy Management. Se voi avete Windows lo potete vedere. E qui dice appunto che le GPO sono applicate alle organization unit e propagate a tutti i sotto organization unit, perché ovviamente un'organization unit potrebbe avere anche dei figli, no? Come per esempio qui THM ha sotto IT, ma IT potrebbe avere un'altra organization unit, così ad andare a pezzetti, no? E qui appunto fa un esempio. Password policy, per esempio, la lunghezza minima della password deve essere 10 caratteri. Questi 10 caratteri, sì. Questo ovviamente non lo fanno manualmente, ma dando questa GPO e mandandola a tutti i computer viene sincronizzata e tutti i computer hanno la stessa impostazione di 10 caratteri per la password. Quindi poi andiamo all'autenticazione, che è più o meno dove ero arrivata io stamattina. E praticamente dice che le credenziali sono memorizzate nel controller, nel domain controller, che appunto verifica l'autenticazione dell'utente. Ci sono 2 protocolli: Kerberos, che è il protocollo di default, e NetNTLM, che è legacy, è obsoleto, ma viene tenuto per compatibilità con vecchi client e server. E mi è piaciuto un botto, veramente un sacco l'immagine, perché io mi scordo sempre come funziona Kerberos, cioè è proprio più forte di me. Io mi dimentico sempre, infatti non lo so, comunque. Però questo è molto bello perché abbiamo il client e il server. Il client e il server e cosa succede? Praticamente Kerberos, per esempio, in questo caso si vuole, per esempio, l'utente vuole loggarsi ad un servizio. Per esempio qui dice quando si vuole autenticare ad un servizio, per esempio un sito web, un database, una share, un ticket è utilizzato, che è una sorta, dice, è un po' come il web usa i token o i cookie. Perché cosa succede? Praticamente Kerberos è fatto in modo di non utilizzare la password dell'utente. Cioè, cosa succede? Se il client l'utente, diciamo, vuole collegarsi ad un database, deve utilizzare in teoria le sue credenziali del dominio, del computer, diciamo così.
Quindi cosa fa? Invece di utilizzare le credenziali, utilizza un ticket. È un po' come quando andate al cinema, no? Invece di dare magari nome e cognome, gli date il biglietto. Così. È esattamente più o meno la stessa cosa. Cioè, per entrare nella sala, questa è carina. Se per esempio voi andate al cinema, diciamo che la biglietteria è il domain controller e voi siete appunto il client. E per entrare nella sala per vedere un film, a voi serve un biglietto. Quindi andate in biglietteria, prendete un biglietto e poi andate in sala. Chiaramente qui non ci sono password, eccetera, però avete capito che non parlate direttamente con la sala, ma dovete andare in biglietteria, prendere un ticket e poi un biglietto e poi andare nella sala. E più o meno è così, cioè l'idea è questa, perché cosa succede? Il client ha un hash dell'utente che è derivata dalla password. Quindi vedete anche qui non si utilizza la password, ma si utilizza un hash che deriva dalla password. E il client richiede un TGT, che significava ticket granting ticket granting ticket TGT, insomma. E cosa fa? Mette l'utente, il nome utente, e poi mette un data, un timestamp, diciamo una data, che viene cifrata con l'hash dell'utente. Questo è una sorta di challenge per il domain controller. Perché cosa succede? Il domain controller ha tutto. Se voi accedete al domain controller potete prendere tutti gli hash degli utenti. Ed è per questo che si cerca sempre di andare sul domain controller, perché lì poi in teoria potete avere accesso a tutto. E in questo caso ovviamente ha l'hash dell'utente e ha l'hash anche di questo utente che si chiama KRBTGT, che praticamente sarebbe il servizio che si occupa di Kerberos. E si chiama sempre lì. Ma Kerberos funziona anche se il client non è in dominio? Credo di no, sai? Perché comunque con Kerberos tu hai il domain controller. Però, bella domanda, chiediamo a Claude. No, non funziona. Interessante. Dice, o meglio, funziona solo parzialmente in scenari molto specifici. Kerberos richiede 3 cose fondamentali per funzionare: che il client sia conosciuto dal domain controller, che ci sia sincronizzazione dell'orario, massimo 5 minuti di differenza, e che ci sia risoluzione DNS verso il dominio. Un client non joinato al dominio non ha un account nel dominio, quindi il domain controller non sa chi è e non gli rilascia un TGT. Quello che succede in pratica è che Windows fa automaticamente un fallback su NTLM quando Kerberos non è disponibile. Perché NTLM, dopo lo spiegano, non richiede un domain controller. Però dice: l'unico scenario in cui un client non joinato può usare Kerberos è se l'utente si autentica esplicitamente con credenziali di dominio, ad esempio aprendo fileserver.corp.local e inserendo corp Mario con la sua password. In quel caso Windows può ottenere un TGT, ma è una sessione isolata non integrato nel sistema. Vabbè, poi io gli ho detto che all'inizio gli ho chiesto alcune cose della CRTP, la certificazione che sto facendo, quindi cioè cose proprio sulla CRTP, e quindi adesso pensa che sto ancora facendo quello, però insomma lasciate stare. Però quindi in teoria non si può fare perché appunto deve essere joinato, però non ho capito bene sta roba. Però se si autentica... Allora.
Cioè, non ho capito. Quindi, ok. Però se non è joinato, come fa ad essere di dominio? Ciao, dei bye. Forse dipende dalla risorsa a cui si vuole accedere. Ah, no, no, in questo caso. Se il computer... Perché il mio dubbio adesso è, se il computer non è joinato, come fa ad avere credenziali di dominio? Dici che si è spiegato male. Ah, ok, ok, adesso ha senso. Ok, quindi non è le credenziali di dominio, ma le credenziali dell'utente. È bello l'esempio che dice, quindi Mario può sedersi al suo PC di casa, non joinato, aprire Esplora File e digitare questo, così accedere alla share aziendale. E quindi quando Windows gli chiede le credenziali, lui può inserire appunto Mario con la password aziendale. Esatto, se da un client non joinato accedo ad una risorsa di dominio, devo autenticarmi con credenziali in dominio, quindi il DC usa Kerberos. Sì, però, cioè, sì, no, cioè ci sta, però in teoria se non si hanno credenziali di dominio non vai ad utilizzare Kerberos, perché Kerberos deve avere un domain controller. Su questo siamo d'accordo. Se non c'è, non si può usare Kerberos, a quanto pare Windows va al vecchio modo di autenticazione che è NTLM. Interessante, bello, bello. Mi sei piaciuto, Demi. E quindi, tornando qui, quindi non è una challenge il timestamp, ma potrebbe essere un sincronizzarsi con il dominio col domain controller. Vediamo. Perché qui diceva che ci sia sincronizzazione dell'orario, massimo 5 minuti di differenza. Quindi perché io... Ah, per gli attacchi di replay. Giusto, giusto, ok. Sì, esatto, ok, ci sono. Ok, quindi dice manda il timestamp cifrato con la sua chiave, così appunto anche se lo intercetta, se qualche hackerino intercetta il messaggio, non può accedere alla chiave, al timestamp, perché appunto non ha la chiave. E serve il timestamp, quindi il tempo in cui appunto lo manda, la data con l'orario, perché così anche se qualcuno lo intercettasse e lo rimanda, quel timestamp, quel ticket, quella richiesta del TGT è stata già utilizzata e quindi il domain controller la rifiuta. Poi dice la soluzione è che Mario cifra il timestamp con la sua chiave derivata dalla sua password, il domain controller decifra il timestamp, verifica che corrisponda all'orario attuale con una tolleranza di 5 minuti e lo accetta. Se una hackerino cattura quel messaggio e lo rimanda 10 minuti dopo, il domain controller vede che il timestamp è troppo vecchio e lo rifiuta. Il timestamp serve quindi come prova di freschezza, dimostra che il messaggio è stato generato adesso e non è un pacchetto vecchio riciclato. Ok. Quindi dicevo, per questo è molto importante la sincronizzazione. Se sono sfasati di più di 5 minuti, il domain controller inizia a rifiutare tutto. Ok, bello. Ci sta. Quindi manda sto timestamp cifrato, il domain controller cifra il timestamp con
Vediamo. Non sono sicura se... No, in teoria lo dovrebbe decifrare con l'hash. Ah no, lo diceva forse, lo diceva... Decifra il timestamp. Ok, decifra il timestamp. Decifra il timestamp, ovviamente, cosa mi chiedo anche io. Vabbè. E se è giusto appunto a questa tolleranza del timestamp, cosa fa? Genera una chiave di sessione, questa qui che vedete qui, e la inserisce, appunto questo è il TGT, e lo cifra con l'hash di questo utente che appunto non so se è un utente o un servizio. Non vorrei dirvi... Non so esattamente, perché in teoria... Ah, un account utente. Appunto è un account speciale. Nessuno conosce la sua password. Ok, quindi se la genera casualmente durante la promozione del DC e la gestisce autonomamente. Il suo scopo è contenere la chiave, vabbè. Ok, quindi insomma è un account utente, però speciale. E quindi insomma lo cifra con l'hash, la chiave diciamo di questo utente, e poi cifra invece con l'hash dell'utente. Ah, aspettate però, perché... Ok, no, vi ho detto una scemenza. Perché il TGT, ok, è il ticket che serve poi dopo, e lo cifra appunto con l'hash di questo utente Kerberos, diciamo. E poi genera una chiave di sessione, che appunto è la sessione in cui è, e lo cifra con l'hash della chiave, l'hash dell'utente. E poi lo rimanda al client. Il client, vedete, ha esattamente queste qui. Il TGT cifrato, che ovviamente non può decifrare perché non ha l'hash di questo utente Kerberos. E in più ha la chiave di sessione, che può decifrare perché era stata cifrata con il suo hash. E cosa fa? Fa una richiesta di TGS, che è Ticket Granting Service. Vedete, prima chiediamo il TGT, che sarebbe il ticket. Poi chiediamo il ticket per il servizio, che poi ci serve per autenticarci al servizio. Quindi ha 3 step, cioè prima chiamiamo il TGT, TGS e poi ci possiamo autenticare, quindi. E quindi cosa fa adesso il client? Il client prende l'username e il timestamp sempre e li cifra con la chiave di sessione questa volta. Questo serve sempre a far capire, controllare al domain controller che è lui che sta facendo la richiesta e non è un attacco appunto, non lo si sta mandando questo messaggio dopo tanto tempo magari da un hackerino. Poi viene mandato il TGT così com'è, perché è solo il domain controller che deve controllare, e questo credo serva anche a verificare che è il giusto. Però ok, e poi manda l'SPN che appunto è il servizio a cui l'utente vuole accedere. Però io voglio chiedere
Andiamo. Mi dice sempre bella domanda, va bene. Il bella domanda secondo me su Stack Overflow sarebbe tipo ma sei scemo, non lo sai sta cosa. C'era un meme che faceva tipo Stack Overflow, qualcos'altro e poi tipo ChatGPT e quindi si iniziava tipo ma sei scemo, poi quell'altro lo insultava pure ChatGPT che diceva bella domanda. Allora, le 3 fasi. Il client vuole accedere al file server, ma il DC non può stare a rilasciare un ticket per ogni singolo servizio ogni volta che l'utente fa login. Sarebbe lentissimo e il DC dovrebbe sapere in anticipo a quali servizi accederà Mario. La soluzione è separare l'autenticazione dall'autorizzazione in 2 fasi distinte. Ok, questa che si chiama ASREC, che appunto abbiamo visto. Mario manda la richiesta con il timestamp cifrato, il DC verifica chi è Mario e gli rilascia il TGT. Questo TGT è la prova che Mario si è autenticato correttamente. È cifrato con la chiave di Kerberos. Mannaggia agli spam. Perché non lo posso eliminare? Oh no. Sto cercando di eliminare un messaggio, se vi state chiedendo cosa sto facendo. Ma non me lo fa eliminare, non ho idea perché. Ah, ok, mi mancavano ste robe. Ok. Credo perché bisogna riconoscere la sessione creata con il timestamp precedente stabilita, altrimenti appunto si potrebbe attaccare con reply attack. Sì, può essere. Può essere. Infatti stavo leggendo. Però vediamo cosa dice. Sì, probabilmente è qualcosa di questo tipo. E quindi dice la seconda fase, TGSREC, Mario vuole accedere al file server, rimanda il TGT al DC dicendo già provato di essere Mario, ora ho bisogno di un ticket specifico per Chief File Server. Il DC decifra il TG con la chiave. Ah, ok. Allora, il timestamp almeno credo, in realtà sono abbastanza ignorante sulla parte red. No, ma pure io, stiamo imparando, guarda, infatti stiamo imparando ed è bello, secondo me, anche dire quello che si pensa, perché poi, cioè, secondo me da una cosa poi può nascere la soluzione, no? Gli si dice una roba e poi ci si ragiona, quindi ci sta. Poi ve lo dico sempre, io non giudico nessuno. Lo dico io sempre, io sono la prima che non so le robe, quindi ci sta. Però ho capito. Allora, il timestamp, esattamente come dici tu, Demi, è per appunto evitare gli attacchi di replay, quindi gli attacchi che qualcuno potrebbe riutilizzare il TGS o il TGT vecchi. Il TGT, per il fatto che lo rimanda, e perché così, appunto, come dice qui Claude, è per dire io client mi sono già autenticato con te domain controller nella fase 1 e voglio accedere a questo servizio. Quindi è una prova del fatto che sia autenticato. Chiaro? Avete capito? Cioè ci sta, perché appunto sono fasi diverse. Cioè il domain controller non può sapere tutti gli utenti che si sono già loggati per chiedere un ticket, no? Quindi che fa? Gli manda il TGT al client e il client deve riutilizzarlo per dire vedi che io ho già fatto il TGT, ho già fatto l'autenticazione con te e tu mi hai dato sto TGT. Quindi non mi devi fare autenticare di nuovo, per favore, per grazia di qualcuno. E poi gli manda anche username e timestamp per dimostrare appunto che non è un messaggio vecchio, ma appunto lo sta
facendo il client e non un hackerino, e in più gli dice l'SPN, che appunto è il servizio a cui vuole accedere. Quindi tutta sta roba, il domain controller va a decifrare il TGT, va a controllare effettivamente che l'utente si sia autenticato, perché ovviamente riesce a decifrarlo, e verifica che sia valido. Vediamo cosa significa con il DC riconosce la sessione come già autenticata, quindi valida. Esatto, sì. Ok, quindi io ho semplicemente chiesto cosa significa verifica che sia valido, se è soltanto la decifratura o fa qualcos'altro. Perché dice, ovviamente lo decifra con l'hash di quell'utente speciale di Kerberos. Se non riesce a decifrarlo, abbiamo già capito che c'è qualcosa di sbagliato. Se la decifratura produce dati sensati, significa che il TGT è stato creato da lui stesso, nessun altro conosce quella chiave, quindi non può essere stato falsificato. Dentro il TGT decifrato trova l'identità dell'utente, quindi Mario, il timestamp di quando è stato emesso, la scadenza, di default 10 ore, e il SID dell'utente e dei suoi gruppi. Il SID è praticamente un identificativo dell'utente. Ogni oggetto in Active Directory ha un SID. E poi appunto controlla che non sia scaduto, che non sia stato emesso nel futuro, che l'utente non sia stato disabilitato o bloccato nel frattempo. Ah, interessante che ci dice una piccola chicca. Dice, l'ultimo punto interessante, ed è anche una debolezza di Kerberos, il domain controller non consulta un database di TGT revocati. Se Mario viene licenziato e il suo account viene disabilitato, i TGT già emessi rimangono validi fino alla loro scadenza naturale, quindi 10 ore. Vabbè, il golden ticket, bla bla. Ok, bello, bello. E mi piace sta live, sto capendo un sacco di robe. Non so se anche voi siete sulla mia stessa lunghezza d'onda. Però interessante. Ok, quindi cioè la cosa interessante qui è che io posso chiedere un TGT anche adesso, ma lo posso usare entro 10 ore. Quindi anche per questo gli viene rimandato. Così che fa il domain control? Verifica che effettivamente il TGT sia valido e che quindi si è già autenticato a una sessione, esattamente come dici tu, Demi, e ovviamente decifra anche l'username e il timestamp, perché appunto ha generato la chiave di sessione, quindi anche questa ce l'ha. E cosa gli manda? Gli manda appunto un TGS che viene cifrato con l'hash del responsabile, diciamo, non lo so, del service owner del servizio. Quindi ogni servizio ha un hash. Non so qui perché dice service owner e non service. Vediamo. Ah, ok. Il service owner è l'account sotto cui gira il servizio. Può essere un account utente di dominio oppure un account computer. Ah, ok, ci sta. Giusto. Ok. Quindi quando un servizio viene avviato su una macchina Windows, gira nel contesto di sicurezza di un account specifico. Ok. Quell'account è il service owner. Quindi, ecco, ok. È un po' quando, per esempio, vedete un sito web. Quel sito web girerà come
servizio su una macchina, vabbè, qui Windows, e però quel sito web, quindi quel servizio, deve avere un utente. E quel servizio girerà, verrà eseguito con i privilegi di quell'utente. Quindi se viene usato system, che comunque è un utente privilegiato, quel servizio girerà come system. E invece un servizio SQL può girare come utente di dominio dedicato tipo service sql@corp.local, e quindi il TGS per questo servizio di SQL, che SQL è un database, cioè Microsoft SQL è il database, SQL è il linguaggio, vabbè, è cifrato con l'hash di questo utente. Quindi ogni utente gira con i permessi e i privilegi dell'utente, ovviamente chiaro, e il TGS sarà cifrato con l'hash di quell'utente. E per esempio qui fa l'esempio di IIS, che ad esempio è utilizzato per far girare servizi web su Windows, no? E appunto qua fa per esempio un servizio IIS può girare come service web, e il TGS per HTTP web server è cifrato con l'hash di service web. Quindi appunto lo cifra con l'hash di questo service owner. In questo caso stiamo chiedendo per Microsoft SQL, quindi in questo caso sarà l'hash dell'utente Microsoft SQL, e in più va a cifrare sempre con la chiave di sessione, ok, con la chiave di sessione che ha generato il domain controller all'inizio, che poi a questo punto il domain controller si memorizza le sessioni, le chiavi di sessione. Ah no, non lo memorizza, quindi ne genera una. Però qui però qui il DC manda una chiave di sessione e poi questo glielo cifra con la chiave di sessione. Se il DC non lo controlla, come fa a decifrare questo? Ah, ok, dice: quando il DC emette un TGT, quindi nella prima fase, genera una chiave di sessione casuale e la mette in due posti: dentro il TGT stesso, cifrato con l'hash Kerberos, quindi solo il DC può leggerlo, e nella risposta ASPREP al client, cifrata con la chiave dell'utente. Quindi questa c'eravamo, e quindi all'interno del TGT ci sarà anche la chiave di sessione che veniva data da prima. E quindi quando gli arriva qui, lui, il DC, decifra il TGT, prende. Ah, ok, adesso ho capito perché c'è questo disegnino. Ok, c'ha senso. Quindi decifra il TGT, si prende la chiave di sessione e va a decifrare anche questo. Ok. Garbugliato, non l'avevo mai visto così proprio nel dettaglio, cioè bello. E poi quindi cosa risponde al client? Vi stavo dicendo, gli risponde con un TGS cifrato appunto con l'hash del service owner e una chiave di sessione per il servizio, che appunto sta anche nel TGS, vedete, sta anche qui dentro, ed è cifrata con la chiave di sessione. Ah, bello, ok. Questa chiave di sessione sta anche nel TGS e ora capiremo perché. Quindi il client che fa?
manda il TGS, che ovviamente non può decifrare perché non ha l'hash del service owner, e in più va a creare un altro messaggino con username e timestamp e lo cifra con la chiave di sessione del servizio. E ora vedete bene il servizio. Questo diciamo è la parte in cui il client si autentica al servizio, e quindi il servizio va a prendere il suo hash, l'hash del service owner, va a decifrare il TGS, va a vedere che sia valido e prende la chiave di sessione del servizio, va a decifrare anche username e timestamp per andare a vedere sempre che non sia un attacco di attacco replay, quindi che qualcuno non gli stia già mandando non stia usando un messaggio che hanno già utilizzato. È arrivato qui, il client è autenticato al servizio. Lo diceva qui, service owner è l'utente o la macchina che gestisce il servizio. Ok. Quindi insomma questo è Kerberos. Bello, è sempre bello Kerberos quando lo ricapisco. Molto bello. E ovviamente qui ve lo spiega, dice anche qui tutta la spiegazione. Però voglio controllare. Allora, il service come verifica il TGS? Ok, il DC quando ha creato il TGS ci ha messo dentro l'identità dell'utente Mario, il SID di Mario e dei suoi gruppi, la chiave di sessione, il timestamp di emissione, la scadenza del ticket, il nome del servizio per cui è valido. Vedete, c'è sempre una scadenza, eh? Questo è importante perché se voi fate un ticket, poi ovviamente dovete trovare un altro modo per fare persistenza, cioè per rimanere in quella macchina, perché sennò vi scade il ticket. È sempre come al cinema, il ticket, il biglietto non lo potete utilizzare per sempre, credo. O forse sì, non sono sicura. Però insomma, se tolgono il film non lo potete utilizzare più. La scadenza è quella in quel caso. Quindi viene decifrato il TGS e sa, ok, se riesce sa che il ticket è stato creato dal DC perché solo lui può conoscere la sua chiave. Verifica che il ticket non sia scaduto e che il timestamp non sia troppo vecchio. Verifica che il ticket sia destinato a lui, ovviamente, se c'è il nome di un altro servizio, capisce che non è per lui e lo rifiuta. E poi vabbè c'è la chiave, il timestamp attuale che viene mandato dal client con la chiave di sessione del servizio. Questa è un'altra cosa, però bello. Questo è, qui ci dice un'altra chicchetta del silver ticket, che comunque il silver ticket e il golden ticket sono due attacchi che poi vedremo perché comunque ci sono nella certificazione, però in questo caso ci dice che praticamente servono per creare appunto questi ticket per accedere poi a diverse cose. E il silver ticket dice, ed è per questo motivo, e anche questo è il motivo per cui il silver ticket funziona: se conosci la chiave del servizio puoi forgiare un TGS falso con i SID che vuoi, e il servizio lo accetta perché non ha modo di distinguerlo da un legittimo emesso dal DC. Ed è per questo che c'è la cosa è di rubare anche l'hash di questo utente Kerberos. Quindi, però, insomma, vedremo.
Allora. E quindi dice e poi dice overpass the hash e pass the key. Quando un utente richiede a un TGT, quindi nella prima fase, un timestamp cifrato con la chiave si usa vi stavo traducendo mano a mano, si usa un timestamp cifrato con la chiave derivata dalla password dell'utente e si può cifrare o con DES, che però è un algoritmo di cifratura molto vecchio e molto fragile ed è infatti disabilitato di default nelle versioni correnti di Windows, RC4, che anche questo non è tanto bello, AS128 e AS256. Dice, si può richiedere al domain controller un TGT soltanto conoscendo la chiave e non la password dell'utente. Questo per dire, se voi vi muovete lateralmente o riuscite ad accedere ad un computer, non dovete conoscere per forza la password dell'utente, ma magari riuscite ad esfiltrare, quindi a trovare sta chiave, e potete chiedere un TGT al DC senza conoscere la password dell'utente. E questa è una cosa bella, perché appunto, come dice qui, ok, e poi ci dice ottenere le chiavi della cifratura Kerberos, cioè queste di Kerberos hash, praticamente questo account speciale. Appunto lo potete fare con Mimikatz, però attenti, perché se usate Mimikatz su un sistema, cioè se io lancio Mimikatz sul mio computer, l'antivirus parte, perché Mimikatz, come tanti altri programmi, sono conosciuti, quindi a meno che non lo modificate in modo che non lo riconosce, l'antivirus solitamente viene riconosciuto. Però insomma, con Mimikatz potete fare tante cose, e però c'è anche un modo per utilizzando vediamo se scrivo così. C'è questo safety cats che riesce a superare l'antivirus, però vabbè, si vedrà più in là. E quindi insomma dice questi due comandi per esfiltrare le chiavi appunto di cifratura di Kerberos. E quindi c'è questo comando privilege debug, è quello che richiede il privilegio sedebug privilege per il processo Mimikatz. Windows, per leggere la memoria di altri processi, in particolare l'SAS X, che è dove vivono le credenziali, hai bisogno di questo privilegio anche se sei administrator. In pratica è il primo comando che esegui sempre Mimikatz prima di qualsiasi altra cosa. Se risponde privilege 20, ok, sei a posto. Se fallisce significa che non hai abbastanza privilegi, perché devi prima elevare a system o bypassare UAC. UAC praticamente è quando è l'user account control, quello che praticamente vi chiede il permesso di fare cose. Questa finestrella sarebbe il UAC. E poi se scurca e keys va a prendere le chiavi Kerberos dalla memoria di LSAS X. LSAS è appunto dove ci sono le credenziali, un processo di Windows. Per ogni utente che ha una sessione attiva sulla per ogni utente che ha una sessione attiva sulla macchina mostra questo, che
RC4HMAC-NT, che è l'hash NTLM delle password usato in Kerberos come chiave RC4. Ricordatevi, l'abbiamo detto prima, ci sono queste varie modalità di cifratura dell'hash e infatti ci sono tutte e tre. Vedete, DES è disabilitato, non c'è neanche più. AES 128 HMAC, che è la chiave AES 128 bit, e AES 256 HMAC, che appunto è la chiave AES 256 bit. Ops. Dice perché più utile di Securca Logon Password. Logon Password ti dà l'hash NTLM e a volte la password in chiaro, e Keys ti dà in più le chiavi AES, e queste sono fondamentali per due motivi. Il primo è lo stealth. Quando forgi un golden ticket o fai un DC sync, vabbè, altra roba, e usi RC4 NTLM, Windows genera un evento con encryption type 017 nei log. Questo lo diceva pure nel corso, che è un flag rosso per qualsiasi SOC, perché RC4 è considerato legacy e non dovrebbe essere usato in ambienti moderni. Se usi invece AES 256 l'evento sembra perfettamente normale. Questo sì, mi ricordo lo diceva nel corso, e effettivamente sì. Non conoscevo questo safety cats, interessante. Sì, no, è molto interessante. L'ho conosciuto io proprio con questo corso per la certificazione, nemmeno io lo conoscevo sinceramente. E quindi dice praticamente, perché con Mimikatz potete fare anche logon password, che appunto vi dà, come dice, NTLM e a volte la password in chiaro, se ovviamente memorizzata. Invece eKeys, quest'altro, ci dà le chiavi AES. E a quanto pare utilizzare RC4 è molto più rumoroso, perché appunto è considerato legacy e quindi in sistemi moderni non dovrebbe essere usato, e quindi se qualcuno nel SOC, cioè dalla parte blue team, chi guarda cosa succede, vede questo, potrebbe un attimo pensare che c'è qualcosa che non va. Invece AES è già più normale, quindi passa più inosservato. E poi alcuni dicono che comunque RC4 in alcuni ambienti è disabilitato e quindi si accettano solo AES. Stavo guardando come Defender lo rileva e a quanto pare c'è una tag specifica, Hacktool Win32 Safety Cats. Ah, ok. Strano però, perché io l'ho utilizzato nei laboratori, che comunque sono aggiornati i laboratori, e c'è appunto Defender e non veniva individuato, però utilizzavo altre cose prima, quindi magari questo è interessante da capire. Questo è interessante, magari quando ci arriveremo gli diamo un'occhiata, perché comunque nel laboratorio potete vedere anche i log che vengono fatti dalla parte blu, quindi magari questa si può vedere, se magari, perché ci sono diverse protezioni e ovviamente ci sono anche tipo le robe di Microsoft che loggano, ora non ricordo come si chiama, MD, c'è l'MD che sarebbe, che va a loggare per fare la detection, no? Per individuare per poi appunto essere utilizzati dalle persone per capire cosa succede. E c'era anche l'altro che però non mi ricordo come si chiama. MDE? Ah sì, questo, che più o meno fa la stessa cosa, penso, però su due
posti diverso. Ora non state molto a sentire quello che sto dicendo su questo, però MDE che è per endpoint, sì. E comunque quindi si può accedere a questi e vedere vedere cosa viene loggato praticamente. Quindi questo è anche interessante di questo laboratorio, perché appunto potete vedere cosa succede, cosa viene anche magari evidenziato come malevolo, no? E questo è interessante perché potete capire anche come bypassarlo. Ciao Veronica, Cinnamon fai la brava, mi raccomando. Sì, faccio la brava. MD identità, sì, esatto. E quindi insomma questa cosa magari la si può vedere e capire. Però tornando qui, praticamente niente, questi sono i comandi poi per chiedere. Per fare una reverse shell, ok. Per esempio questo è un altro comando Mimikatz che è pth sarebbe pass the hash. Pass the hash è praticamente un attacco dove non usate la password per loggarvi, ma usate appunto l'hash dell'utente che magari avete rubato prima utilizzando questo comando. E insomma questo è il comando per fare una reverse shell. Però insomma se avete magari appunto l'hash potete chiedere un TGT. Sto confusa però. Ma ok, sì, esatto. Se utilizzate questo andate a prendere le chiavi Kerberos dalla memoria di LSAS per ogni utente che ha una sessione attiva sulla vostra macchina. Quindi ovviamente potete fare una reverse shell, quindi andare a eseguire comandi su una macchina, però se avete queste chiavi, questi hash, potete farvi dei ticket, così da appunto fare un silver ticket, penso. Ciao Simone, se leggo MDE mi triggero. Guarda, te lo faccio rileggere. Eccolo. Guarda, ti apro anche la pagina. Però chiediamo. Ho questo hash presi con e case. Posso creare un ticket per quell'utente e questo sarebbe il silver ticket. Lo vedo già troppo al lavoro. No, l'ho chiuso, dai. E allora, alla domanda che gli ho chiesto mi ha detto quasi, ma c'è una distinzione importante. Ok, con gli hash di i keys puoi fare pass the hash e pass the key. Usi direttamente le credenziali di quell'utente per autenticarti come lui, senza creare ticket falsi. Il DC emette ticket legittimi per quell'utente. Ok, e quindi dice, potete utilizzare Rubeus, o Rubeus, non so, per chiedere un TGT. E quindi chiedere questo, per poi autenticarvi ad un qualsiasi servizio. Il silver ticket è diverso. Ah, ok, mi sono confusa. Ok, allora poi ci arriviamo. Dai, non mettiamo troppe robe.
Ok, quindi con questi hash possiamo richiedere un TGT e quindi poi richiedere il TGS, quindi fare tutta la roba che abbiamo visto per chiedere l'hash, per chiedere l'autenticazione ad un servizio. Ok, va bene. Non mettiamo altra roba dentro. Però adesso andiamo a NetNTLM. Quindi quello era Kerberos. Bello, devo dire, bello. Mi sono emozionata con Kerberos, devo dirvi la verità. È sempre emozionante. Allora, fatemi controllare delle cose. E ora andiamo a NetNTLM, se vi è tutto chiaro. Io credo di aver capito più o meno. Domani me lo sono già scordata e quindi guarderò la mia stessa live, probabilmente. Domani no, domani magari no, però tra qualche giorno secondo me ho dimenticato tutto. Tipo, io lo so che Kerberos l'ho visto tipo 150 volte, ma ogni volta me lo dimentico. Però forse questa volta, avendolo visto così bene, forse lo ricorderò. Forse. Vediamo. Perché devo dirlo? Dai, l'abbiamo visto bene, con le domande giuste. Quindi, dai. E mi chiedo anche se YouTube mi bloccherà questa live. Che comunque... Però non credo, dai. Ho fiducia. Il mio amico YouTube. Siamo amici ormai. Ho deciso così. Però andiamo a NetNTLM, che come diceva prima questa persona di questo block è l'autenticazione vecchiotta di Windows, però che comunque ancora viene utilizzata per appunto come diceva, per magari client server vecchiotti o vintage. E cosa succede? Io invece ogni volta che andrò al cinema ripenserò a Kerberos. Esatto, Demi. È stato fatto apposta, così non lo dimenticate. Però dai, ci sta come analogia, dai. È simile. Ci può stare. Un pochetto diverso, però ci può stare. Mi ricordo che avevo scritto che secondo me è più complicato, che avevo fatto l'analogia, questo è il mio blog che però è da una vita che non scrivo, tipo nel 2023 ho scritto, pensate voi, dove ovviamente mettevo sempre meme, i meme sempre, e credo sia ancora attuale questo. Bellissimo, mi fa ridere. Però insomma l'ho fatto facendo un'analogia con un hotel. Però devo dirvi, secondo me ci sta meglio il cinema. Però forse ci sta perché c'era il braccialetto, robe. Però insomma, se volete andarvelo a leggere, potete leggerlo. Però il meme ci sta sempre, va bene. E vabbè. E praticamente NetNTLM funziona in modo diverso. Praticamente qui abbiamo un challenge response. Praticamente il client YouTube mi dice chat disconnessa, attenti mentre tentiamo di ristabilire la connessione riuscita. Così. Perché? Così, deciso così. Vabbè, sta a posto. E praticamente cosa succede? Il client si chiede al server di autenticarsi.
il server, vedete qui il client, prima in Kerberos noi parlavamo direttamente con il domain controller e alla fine parlavamo con il servizio a cui volevamo accedere. Adesso noi parliamo con il server e il server parla col domain controller. Per ora zero lag. Boh, non so cosa è successo. Boh. Prima volta che accade. Boh. Boh, magari... non lo so, vabbè. Magari perché ho parlato di YouTube. Però avevo detto che siamo amici. Non mi può fare questo. Però qui, allora, il client richiede l'autenticazione al server. Il server manda una challenge, che è un numero casuale. Il client cifra la challenge con l'hash della password. E gliela manda. Quindi questa sarebbe la risposta. E il server chiaramente non può decifrarlo perché non ha l'hash dell'utente, della password dell'utente. Amici, e poi ti chiudono la live. Sì, hai ragione. La dura verità. E praticamente il server prende la risposta che gli ha mandato il client e la manda con la challenge, quindi challenge e risposta, al domain controller. Il domain controller cifra la challenge con l'hash della password, perché vedete qual è la cosa? L'hash non è decifrabile, cioè come si dice? Sì, ho scritto malissimo decrypt. Perché non può essere reversed, quindi rivertibile. Cioè, se voi fate un hash, non potete, non è come la cifratura, che voi avete una chiave per cifrare, una chiave per decifrare. Qui fate l'hash e poi per controllare che quell'hash sia corretto dovete fare l'hash della challenge in questo caso e poi confrontarlo con la risposta. Se i due hash combaciano, allora sapete che è tutto giusto. Se non combaciano, allora qualcosa è andato storto. Non è reversibile, esatto, Demi. Grazie che mi stai aiutando con le parole. E appunto dice, se l'output è lo stesso, quindi i due hash sono gli stessi, l'accesso è garantito, altrimenti non è permesso. E quindi il domain controller, dopo che fa questo controllo, manda la risposta di autenticazione al server, che manda la risposta di autenticazione al client. Vedete che è già un po' più semplice questo rispetto a Kerberos. Dice hello. Però questo domain account, quindi siamo sempre in un account di dominio perché c'è sempre il domain controller. Dice per il local account non è necessario contattare il domain controller perché le password sono memorizzate localmente nel SAM, Security Account Manager. Ma quindi come si autentica? Sì. Forse usa direttamente le password, cioè nel senso le password qui
intende le password per il servizio, forse. Ah, ok, ok. Qui manca la parte di controllo sul timestamp, immagino che sia vulnerabile al replay attack. Credo di sì. Credo proprio di sì, perché in teoria se hai una challenge che è valida, la puoi rimandare. Sì, una challenge, hai l'hash magari del client, mandi la risposta. Sì, in teoria avrebbe senso. Allora, però dice, per utenti locali non si va a controllare, non si va a contattare il DC per verificare la password, perché il server verifica tutto da solo usando il SAM locale. SAM, diciamo, è questo Security Account Manager dove appunto ci sono le password. E quindi dice il flusso NTLM con account locale è negotiation, il client dice al server voglio autenticarmi, supporto questi metodi. Il server genera un numero casuale, lo manda al client, quindi la challenge è la stessa. La response è il client prende la password dell'utente, la converte in hash NTLM e cifra il challenge con quell'hash e manda il risultato al server. Cioè è uguale a come era prima, però qui abbiamo la differenza che il server apre il SAM, recupera l'hash NTLM dell'utente locale, cifra lo stesso challenge con quell'hash e confronta i due risultati. Se coincidono, accesso concesso. E quindi non c'è il domain controller. Il SAM è leggibile solo da system, ma se sei local admin puoi dumparlo con Mimikatz e ottenere gli hash di tutti gli account locali. Se da lì fai pass the hash verso altre macchine che hanno lo stesso account locale con la stessa password, vabbè, come prima con l'apps, vabbè, senza l'apps. Però ho dei dubbi. Perché uno, chi gli dà sti hash NTLM al server? 2 e 2 quello che dicevi tu, Demi, del timestamp. Quindi gli chiederò. Vediamo, perché il domain controller ha senso che ha gli hash. Vabbè, sì, vabbè, ci sta, si viene convertita la password nell'hash, quindi non usiamo mai. E salva solo quell'hash nel SAM. La password originale viene scartata, Windows non ne ha più bisogno perché per verificare l'autenticità usa sempre solo l'hash. E questo c'eravamo. Perché MD4 e non qualcosa di più sicuro? È una scelta legacy degli anni 90, MD4 è veloce e deterministica, all'epoca sembrava sufficiente, il problema è che oggi è considerato crittograficamente rotto. Quindi non ha assault, quindi due utenti con la stessa password hanno lo stesso hash ed è così veloce che Hashcat è un programma per fare brute force sulle password, su una GPU moderna prova miliardi di combinazioni al secondo. Va bene. Cosa c'è nel SAM esattamente? Ok, io non gli ho chiesto questo, però va bene. Vediamo cosa ci dice. Il SAM contiene una riga per ogni utente locale con username, read, l'identificativo numerico dell'utente, LM hash, legacy, quasi sempre disabilitato oggi, e NTLM hash. Sì, perché qui avete sia questo LM, l'hash, cioè sono due hash della password, solo che questo non è più utilizzato. Solitamente dovrebbe essere, sì, è la prima parte che è disabilitato, quindi è vuoto, come dice qui la prima parte, l'LM hash vuoto, significa che LM è disabilitato. La seconda parte è NTLM hash reale, quindi appunto
l'hash che ci serve. Come protetto il SAM? Il SAM è cifrato con una chiave chiamata syskey o boot key derivata dalla registry di sistema. Per questo non puoi semplicemente copiare il file SAM da una macchina accesa. È loccata da Windows e cifrato. Mimikatz riesce a leggerlo perché gira come system e usa le API di Windows per accedere alla memoria di LSAS, dove gli hash sono già decifrati e pronti all'uso. Ok, grazie Claude per tutte queste fantastiche informazioni, ma io ho chiesto un'altra cosa. Allora, cioè il mio dubbio, SAM, in teoria è locale, cioè il mio computer avrà un SAM, ma non è che un altro computer può accedere al mio SAM, o sbaglio? Ciao Ecio, giorno sysadmins, ciao. Gabri, sei di Avezzano? No, non sono di Avezzano. Mi dispiace. No, i SAM non sono condivisi. Ogni macchina ha il suo SAM locale completamente indipendente. Ok. La risposta è più semplice di quanto sembra. Ci fidiamo, eh? Sei di Lugano. No. Vai, indovina. Indovinate di dove sono. Che poi di dove sono originaria o di dove sono in questo momento. Cosa intendi? Perché è diverso, eh? Poi anche originaria, c'è una live in cui io lo dicevo. Nata in un posto, cresciuta in un altro, quindi... Il server ha l'hash nel suo SAM perché quell'account è stato creato direttamente su quella macchina. Quando l'IT deploya una macchina nuova, crea un account locale administrator con una password. Ok, questo ce l'ha già detto. In quel momento Windows calcola l'hash NTLM e lo salva nel SAM di quella macchina. Fine, l'hash è lì sulla macchina per sempre finché non cambi la password. Quando Mario cerca di autenticarsi a quella macchina con quell'account locale, il server non deve chiedere nulla a nessuno. Ok, capito, però... Ok, però ha capito la confusione che forse hai. Forse stai pensando, ma Mario si autentica dal suo PC verso il server. Il server come fa ad avere le credenziali di Mario? Bravo Claude, bravo. La risposta è che con un account locale non stai usando le credenziali di Mario come persona. Stai usando un account che esiste indipendentemente su ogni macchina. È come se ogni macchina avesse il suo administrator separato che non ha nulla a che fare con l'administrator di un'altra macchina. Sono già più confusa adesso. Cosa vuoi dirmi? E quindi ci fa l'esempio. PC Mario, administrator hash AAA, Mario local hash CCC. Server 01, administrator hash BBB e Mario local non esiste, server 2 administrator hash BBB e Mario non esiste. In questo esempio Mario non può autenticarsi a server 01 con il suo account locale perché quell'account non esiste lì. Può autenticarsi a server 02 solo se conosce la password dell'administrator di server 02, che è un account completamente separato dal suo. Il motivo per cui il pass the hash funziona tra più macchine è proprio perché in molti ambienti
l'IT ha creato l'account administrator locale con la stessa password su tutte le macchine. Quindi tutti i SAM hanno lo stesso hash anche se sono fisicamente separati. Sono molto confusa, devo dirvi la verità. Però ci arriveremo. Però scusate, questo disegno... no, però qui dice che il client utilizza l'hash della password. Sono molto confusa, quindi manderò questo disegnino. Ah, però no, noi stiamo dicendo senza domain controller. Ok, ok. In sostanza l'account è creato localmente su più macchine. Sì. Quindi se noi vogliamo accedere ai server dobbiamo utilizzare un utente che sta in quel server. Perché appunto non siamo nel dominio in questo caso, stiamo appunto... Deve essere però creato su più server con la stessa password. Perché se no il SAM ha hash diversi. Ci sono due posti diversi in cui la password è memorizzata. Esatto. Ok, ci sta. Questo localmente. Invece se abbiamo il domain controller, siamo nel dominio e questo qui, e quindi il server non ha nessun hash. Tu non puoi accedere al server se lì non c'è l'account. Esatto, ok. Ok, ci sta. Invece per quanto riguarda il ticket, NetNL, come si chiama? Ma scordo. NetNTLM è vulnerabile a reply attack. Giusto? Sì e no. Interessante, pensavo sì. Ah, dici che ha una protezione contro il replay classico, ma è vulnerabile a una variante più sofisticata. Allora, il challenge è un numero casuale generato dal server ad ogni sessione. Se un attaccante cattura la response di Mario e prova a rimandarla identica in un secondo momento, il server genera un challenge diverso. Ah, ok. E la response catturata non corrisponde più al nuovo challenge, quindi viene rifiutata. Ok. Quindi, cioè, se una challenge viene usata e c'è una response, il server sa che quella challenge è stata usata. Quindi, se qualcuno rimanda una response, sa che non è più valida perché la challenge... Perché, ok. No, ok. Dici che l'attacco non è il replay ma è il relay, dove l'attaccante si mette in mezzo tra il client e il server e usa la response di Mario in tempo reale verso un altro server. Ok. Però cioè, se io ho una response... Ah, ok, lo diceva. Se una Kerino cattura la response di Mario e prova a rimandarla, il server genera un challenge diverso, perché è un'altra sessione. Cioè, in questo caso il server
sa che è un'altra sessione, perché gli arriva un'altra richiesta. E quindi genera un'altra challenge che quella risposta non sarà quella la risposta. Quindi in teoria il replay lo gestisce. Invece il relay è un'altra roba e si usa appunto sta roba. Però poi vediamo. No, vabbè, dai, leggiamo. Il flusso concreto, l'hackerino fa partire responder, che responder è un tool Python, sulla rete per intercettare autenticazioni. Perché qual è la cosa? In questo caso l'hackerino sta in mezzo alla connessione tra Mario e il server. Quindi che fa? Usa responder per intercettare le autenticazioni. Quindi appunto quando Mario cerca di autenticarsi, lui lo trova. Mario cerca di connettersi a attaccante share, magari tramite un link in un documento, un'email o semplicemente NBT NS poisoning, vabbè, tra roba. L'attaccante riceve il challenge response di Mario e nello stesso momento lo usa per autenticarsi a server 02 come Mario. Server 02 non sa che sta parlando con un attaccante e la response è valida perché è stata generata da Mario. E quindi chiaramente poi può autenticarsi al server. Quindi diciamo non puoi fare replay, ma puoi rubare una challenge response. Puoi rubare la response e mandarla allo stesso tempo al server, che ovviamente sarà valida perché non è stata ancora utilizzata. Ok. E dice perché Kerberos non ha questo problema. In Kerberos il ticket contiene il nome del servizio destinatario, non puoi usare un ticket per Chief S Server 01 verso Chief S Server 02 perché il nome non corrisponde, perché appunto sta dentro il ticket. In Net NTLM invece la response non contiene nessuna informazione sul server di destinazione, quindi può essere relayata ovunque. Ok, vabbè, poi magari vediamo poi nel dettaglio, però insomma informazioni che ci dà. Va bene. Va bene. Ma in questo caso il pass the hash come funzionerebbe? Ma quindi mi autentico su server 2 e non sulla macchina dell'hackerino? Come sulla macchina dell'hackerino? Cioè qui ci stiamo autenticando verso un server. Quindi noi ci mettiamo in mezzo per autenticarci server. Ah, aspettate però. Ah, perché non l'avevo vista sta cosa. Perché Mario chiede un'autenticazione al server 01, però noi possiamo utilizzare la response per il server 02. E ora sono confusa. Perché ogni server avrà un suo challenge, no? Allora, se Mario chiede l'autenticazione al server 01,
ma l'hackerino manda la response a server 02. Il server 02 non vedrà una sessione attiva e rifiuterà? Allora, Demi, posso farlo solo se anche su server 2 c'è l'account creato. Però, come dice, qui secondo me si sta confondendo adesso, No, secondo me qui si era sbagliato. Perché prima... Cioè, perché prima ha detto che non è possibile fare il replay perché se il server non vede una sessione rifiuta perché non vede quella risposta come valida. E ora mette 2 server, quindi secondo me ha sbagliato. Vediamo. Mannaggia a me che non mi ricordo mai come si chiama sto NTLM. Quindi cerchiamo un po'. No, però qui mi riportano... Ok, cerchiamo. Possible replay attacks. Però qui... No, vedete, cioè, certe volte dovete stare attenti. Per esempio qui dice NTLM Authentication è soggettivo. Si possono fare attacchi di replay. Un hackerino può catturare la risposta da un'autenticazione legittima e fare il replay. Infatti c'è NTLM versione 2 che ha un timestamp a quanto pare. Quindi Claude ci ha detto una cazzata. Ne ho qui il bollettino di Microsoft. Ah no, però questo è un'altra roba. Quindi in teoria li può fare, quindi ci ha detto una cazzata Claude. Vedete? Bisogna fare attenzione. Ma sembrava strana infatti sta roba, perché qui non c'è una sessione, cioè... Vabbè, però dai. Abbiamo dimostrato anche che non ci si deve fidare dei chattini. Questo è un bel sito, ve lo consiglio. Spectre. Ok, pass the hash.
Vabbè, abbiamo capito, cioè si passa l'hash. No, però, cioè... Ah, però no, no, qui dice... NTLM previene questi attacchi usando Challenge Response Exchange. Oh. Che dice replay attack dove un hackerino intercetta un'autenticazione valida e replica il messaggio dopo per impersonificare la vittima. Forse perché c'è sempre il negotiate all'inizio. Cioè, il server si aspetta una negoziazione prima. Dove appunto c'è... Quindi non ci aveva detto una cazzata. Ok. Quindi se noi mandiamo una... come si chiama? Una response, il server dice no, ma io non ho una negoziazione, quindi questo messaggio da dove arriva? Ok, quindi avrebbe pure senso. Invece con il relay noi stiamo in mezzo e quindi una negoziazione già c'è. Quindi il server deve essere uno, prima era sbagliato. Avrebbe senso. Non so se è chiarissimo. Il classico replay attack, posso usare la sessione challenge anche più tardi. Ok, quello è, quindi previene, diciamo, il classico. Infatti diceva prima il replay classico, ma è vulnerabile ad una variante più sofisticata. E secondo lui la variante più sofisticata sarebbe il relay, che però il relay è un'altra roba, cioè c'è il replay e il relay. Ok, quindi ci sta. Non ci aveva detto una cazzata. Ok, scusa Claudino, scusa. Va bene, ok, ci siamo. Va bene. Però comunque state sempre attenti a cosa vi dice, eh. E poi c'è l'EDAP, dove sono arrivata oggi e ho fatto questo. Ve lo posso far vedere, vediamo. No, dai, che poi lo metto sui social magari. No, ho fatto una roba. Però ero stanca, quindi non l'ho fatto. LDAP, altro metodo di autenticazione. E dice: l'applicazione verifica le credenziali dell'utente. Ed è usato comunemente con applicazioni di terze parti tipo GitHub, Jenkins, printers, quindi stampanti e VPN. Ora, io mi sono fermata a questo e ho detto vediamo, capiamo. Quindi l'utente manda una richiesta di stampa utilizzando password e utenti di Active Directory. Vedete qui non abbiamo gli hash, ma abbiamo username e password.
e lo manda alla stampante connessa alla rete. La stampante usa le sue credenziali AD per creare una richiesta LDAP bind. E il DC gli manda una risposta. Ok. Qui sono un po' impazzita. Vediamo cosa ci dice Claudino. E poi ovviamente cerchiamo come funziona LDAP anche altrove. Però è interessante una cosa, ok, però dice questo è un classico LDAP, autenticazione LDAP, e dice Mario vuole stampare e inserire le sue credenziali AD, corp Mario più password, nel pannello della stampante o nel driver. La stampante non sa verificare le credenziali AD da sola, non ha un SAM, non è joinata al dominio in modo completo. Quindi usa il suo stesso account AD, un account di tipo serviceprinter@corp.local, per fare un LDAP bind al DC, cioè si autentica al DC come se stessa per poter fare query LDAP, quindi si autentica. Il DC accetta il bind della stampante e le dà accesso LDAP, quindi siamo qui. Quindi ok, la stampante fa una LDAP search per trovare l'utente Mario, cerca nel dominio l'oggetto utente corrispondente all'username inserito, il DC risponde con i dati dell'utente Mario, quindi gli attributi eccetera, e ora la stampante prova a fare una LDAP bind con le credenziali di Mario. Manda username e password di Mario al DC per verificare se sono corrette. Questo è il passaggio critico. Il DC verifica le credenziali e risponde alla stampante valido o non valido. Se il DC ha risposto positivamente, la stampante autentica Mario e accetta il print job. Allora, sono un po' confusa anche qui. Ok, qui ci dice il punto critico sta nello step 6 perché vengono mandate le credenziali di Mario in chiaro. Chiaramente se intercetti il messaggio riesci a leggere appunto se l'EDAP non è cifrato, quelle credenziali viaggiano in chiaro sulla rete e sono intercettabili e si possono leggere. Ora però io sono ok, quindi LDAP. Allora, io chiederei, cos'è LDAP? Partiamo dalle basi, perché sono un po' confusa. È il protocollo con cui si interroga e modifica un directory service, in pratica è il linguaggio che usi per parlare con Active Directory. Pensa ad AD come ad un enorme database di oggetti. Poi certe volte mi fa sti esempi, mi piace un sacco. Utenti, computer, gruppi, GPO, eccetera. E l'EDAP è il protocollo che ti permette di fare query su quel database, tipo dammi tutti gli utenti del gruppo o domain admins o dammi tutti i computer con Windows Server 2019. Analogia semplice. Così. Se AD è una rubrica telefonica gigante dell'azienda, l'EDAP è il modo in cui fai le ricerche su quella rubrica. Cerca tutti i dipendenti del reparto IT, trova il numero di Mario Rossi, aggiungi un nuovo contatto. Le operazioni base: bind, autenticati al server LDAP, common login. Search, fai una query per trovare oggetti. Add, aggiungi un nuovo oggetto. Modify, modifica attributi di un nuovo oggetto. E delete, elimina un oggetto. Come lo usi in pratica? Perché io uso sempre PowerView.
PowerView sotto il cofano usa LDAP per tutte le sue query. Quando fai get domain user, PowerView sta facendo una query LDAP al DC, chiedendo tutti gli oggetti di tipo user. Potresti fare la stessa cosa manualmente. E ci fa una query LDAP praticamente con PowerShell. Ah no, ok, questa è con PowerShell, quindi fa fa un nuovo oggetto con directory service e cerca gli utenti e fa find all. Con LDAP sarebbe in questo modo, quindi va a vedere il DC e chiede gli oggetti di utenti. LDAP gira sulla porta 389 in chiaro, tutto il traffico è leggibile da chiunque sulla rete. LDAP S invece è LDAP over TLS, gira sulla porta 636 ed è cifrato. In molti ambienti legacy LDAP S non è configurato, quindi le query LDAP viaggiano in chiaro, incluse le credenziali nei bind request, come abbiamo visto nella stampante. Ok, Kerberos e LDAP sono due cose separate che lavorano insieme in AD. Kerberos gestisce l'autenticazione, chi sei, e LDAP gestisce l'accesso alle informazioni, cosa puoi leggere o modificare in AD. Quando fai get domain user da una macchina joinata, Windows usa Kerberos per autenticarti al DC, poi usa LDAP per fare la query effettiva. Ok. Quindi LDAP è il protocollo e siccome la stampante non sa chi è autenticato, chiede di autenticarsi con LDAP per accedere poi ai dati di Active Directory. Giustamente, ok, ci sta. Quindi cosa fa? Ok, l'utente manda la richiesta che deve stampare. La stampante comunica col domain controller e gli dice fammi fare la bind per autenticarsi e poi ricerca l'utente se effettivamente esiste e poi gli manda le credenziali dell'utente per controllarle. Se tutto questo va bene, l'utente è autenticato e può stampare. Quindi ci sta. Ok. Quindi ok. E ovviamente l'LDAP si può utilizzare, cioè anche voi potete utilizzarlo per fare magari ricerche. Come diceva qui, potete magari usare questa per prendere tutti gli utenti, se non volete usare altro. Ah, ok, questo è con senza PowerView in Windows, quindi con PowerShell, e questo è su Linux. Ok, non l'avevo capito, non avevo letto. Ok, ci sta. No, bello, ok, ci sta. E questo, diciamo, sarebbe la parte di autenticazione. Ora, sono le 5:30, quindi... Ah, ok, devi, ok. Io posso però leggere le credenziali anche al punto 1 tra stampante e client, no? Dipende come sono mandate forse queste credenziali, perché qui la cosa è che usa LDAP e se non viene utilizzato LDAP con TLS si possono leggere. Qui non so come sono state mandate, però bella domanda. Perché qui dice inserisce le sue credenziali AD nel pannello della stampante, quindi tipo credo sia tipo sul web. Quindi tipo un pannello. Vediamo.
Altrimenti come fa la stampante a sapere le credenziali dell'utente? Sì, però vai a vedere come vengono mandate. Cioè, se è il pannello tipo web... Ah, però dice sì, se sei in mezzo alla rete puoi intercettarle, ma dipende da dove ti trovi e da come la stampante trasmette quelle credenziali. Ok, se sei sulla stessa rete di Mario e della stampante puoi fare, vabbè, harp poisoning per mettere, vabbè, per fare un made in the middle, quindi ti fai un made in the middle, ti metti in mezzo e ovviamente, cioè facendo l'harp poisoning vai a, diciamo, avvelenare l'harp di Mario e del gateway e quindi mettendoti in mezzo riesci a leggere le credenziali. Spiegato malissimo harp poisoning, però non voglio mettere altra carne. E poi questo credo che era quello che intendevo un po' io, vediamo. Dipende dal protocollo usato tra Mario e la stampante. Se lo step 1 non specifica come Mario manda le credenziali alla stampante e questo fa tutta la differenza. Se Mario accede al pannello web della stampante via HTTP, le credenziali in chiaro le credenziali sono in chiaro e quindi sono intercettabili facilmente. Se usa HTTPS, le credenziali sono cifrate e quindi non puoi intercettarli con il man in the middle, ovviamente a meno che non fai altre robe, chiaramente. Se usa il driver di stampa Windows con autenticazione Kerberos, non vedi la password, vedi solo ticket cifrati. Se la stampante usa un form web con HTTP Basic Out, le credenziali viaggiano in base 64 che non è cifratura, sono praticamente in chiaro. Vedi? Esatto, quindi dipende come vengono mandate. Anche se non riesce a intercettare le credenziali tra Mario e la stampante, il vero jackpot è lo step 6, come appunto dicevamo, quindi puoi vederle da lì catturando appunto LDAP in chiaro. Quindi dice se lo step 1 è con HTTP puoi effettivamente prenderle, se in HTTPS non vedi nulla è più difficile, se invece allo step 6 se usa LDAP senza TLS lo puoi fare, altrimenti diventa più difficile. E dice, in generale nei pentest aziendali trovare stampanti o altri dispositivi legacy che usano LDAP Simple Bind sulla 389 è abbastanza comune e ti regala credenziali di dominio in chiaro senza fare nulla di particolarmente sofisticato. Quindi bello, bella questa, mi è piaciuta. Non so Demi se Claude ha risposto alla tua domanda. Però ci sta, perché credo che praticamente come cioè che perché avete dipende da come vi autenticate, quindi da pannello web oppure se siete con Kerberos oppure appunto Basic Out. Io devo andare purtroppo, però bella, molto bella questo tipo di live, buon proseguimento. No vabbè, tranquillo, tanto tra poco chiudo pure io perché sennò impazzisco. Perché abbiamo messo anche tanta carne al fuoco e anche perché stasera mi mangio una pizza, quindi quindi devo andare. Ciao Emmet. Però no, belle queste cose, mi è piaciuto un sacco anche le domande che avete fatto perché non ci avevo pensato, quindi mi piace un sacco fare le live in questo modo. Però quello che volevo vedere adesso, ultima cosa, è qui questa sintassi. Come va? Che state facendo? Allora, ciao Emmet, allora, tutto bene, in realtà appunto mi mangio una pizza stasera, quindi non può andare male. Poi in realtà sono andata al supermercato e mi hanno regalato anche un vasetto di crema Novi che ho mangiato dopo pranzo e quindi non posso essere triste. Voi dite come te l'hanno regalata? Allora, praticamente dovete sapere che nelle festività tipo Natale o Pasqua, l'applicazione del supermercato dove vado spesso, cioè vado a fare la spesa lì, mette dei giochini
del tipo, che ne so, giochini un po' stupidini in realtà, del tipo che devi prendere l'uovo di Pasqua o robe così, no? E se lo fai entro un certo tempo ti fa scegliere tra 3 cose nascoste dove si può scegliere e vincete qualcosa, tipo a volte vincete punti, a volte vincete sconti, a volte ci sono anche prodotti. E io ho avuto questa crema Novi che comunque io non avevo mai mangiato, è la prima volta, perché solitamente prendevo sempre la Nutella ai tempi in cui ero giovane e non mi venivano troppi brufoli se non mangiavo, se mangiavo troppa cioccolata, però vabbè, altro discorso. E niente, mi hanno regalato sta crema Novi e quindi ho comprato del pane e ci ho messo e quindi sono molto felice per un po' in colpa perché vorrei un po' dimagrire, però vabbè, altri dettagli anche questi. Insomma, finisce male questa, questa live, però niente, sono felice per questo. E ho vinto anche altre cose in realtà. Ecco, un sorteggio, ecco, dopo che fate sto giochino c'è un sorteggio di 3 cose, potete scegliere e vincete cose. E siamo in 2 con la pizza oggi. Perché è sabato si sa, ci vuole la pizza. Che state facendo? Allora, in realtà stavamo facendo, siccome io studio per la certificazione alla CRTP, che è questa qui, Certified Red Team Professional, approfitto di queste live, ok, non funziona più, per diciamo studiare insieme Active Directory, perché non sono esperta su sta roba e quindi mi piace farle in live, anche perché ho anche spunti da voi su cose che magari io non penso e quindi si capisce meglio. Poi a me piace fare un sacco le live, quindi perché no? Allora, ciao The Repail. Ciao, secondo te conviene fare la magistrale in cyber security oppure seguire un'academy per entrare nel mondo del lavoro? Allora, questa domanda è bellissima, perché allora io non so rispondere in realtà a questa domanda, perché io sono molto team università, avendola fatta. Perché secondo me l'università, per la mia esperienza, questa è una mia esperienza, quindi magari non si applica a tutti. Per la mia esperienza, l'università vi dà molto, vi apre la mente, vi dà delle competenze non solo sulla cyber security. Ora, la magistrale in cyber security io non l'ho fatta in realtà, io l'ho fatta in informatica. Quindi dipende un po' anche quale magistrale fai, in cosa ti prepara. Poi non ti escludo che comunque un'academy, ovviamente dipende anche da quale academy, ti può fare entrare nel mondo del lavoro. Per esempio, nella mia esperienza, io ho fatto l'università triennale magistrale in informatica e ovviamente non sapevo tantissimo di sicurezza, cioè sicurezza io avevo fatto un corso molto incentrato sulla sicurezza e su anche un po' di pentest, devo dirvi, perché comunque si parlava anche di come attaccare il web, anche altri attacchi, magari non solo web. E poi avevo fatto, vabbè, un po' di sicurezza nei corsi di reti e sicurezza, dove appunto si parlava più teoricamente, si facevano anche dei laboratori, però diciamo non c'era tantissima pratica sul pentest. Quindi diciamo la mia competenza, la mia conoscenza era comunque un po' limitata, però comunque un'azienda mi ha preso come junior e da lì poi ho imparato parecchio. Quindi io ti dico, dipende da che academy parli e dipende da che magistrale in cyber security fai, però entrambi non ti prepareranno al 100% ad entrare in questo mondo. Quello poi dipende anche un po' da te, secondo me. Questa è un po' la mia visione. Perché qual è la cosa? Entrambi
cioè, perché comunque questo mondo del lavoro, no, di sicurezza, io vi parlo sicurezza, ma poi l'IT è tutta un po' simile, è in costante evoluzione. Cioè, anche io adesso mi preparo su questa certificazione di questo Active Directory, no? Però cioè ci sono tantissimi attacchi, quindi comunque dovete poi stare voi a vedere un po'. Poi certo tu mi dici entrare nel mondo del lavoro, lì secondo me è un po' personale. E anche che Academy parli, perché comunque ci sono delle Academy più riconosciute rispetto ad altre. Quindi le aziende magari, vi faccio l'esempio delle certificazioni, no? Io mi posso prendere una certificazione di The Cyber Mentor, che è una piattaforma che a me piace e molto spesso seguo corsi da loro, però non è riconosciuta come l'OSCP. Quindi io posso prendermi una certificazione da loro, ma magari nelle aziende mi dicono bello, ma noi vogliamo l'OSCP. Capite qual è la cosa? Anche le aziende sono molto specifiche certe volte sulle certificazioni, perché magari non conoscono quelle altre certificazioni che ci sono in giro, capito? Quindi dipende anche da voi, perché comunque la magistrale poi ci sono anche materie non proprio relative alla cyber security, quindi anche voi avete voglia di studiare quelle materie. Poi il mondo del lavoro secondo me adesso per entrare è diverso da quando entravo io, ne parlo spesso, no? Quindi dipende, secondo me, dipende da un po' l'academy che vuoi fare anche, eh. Quindi insomma dipende, non so dare una risposta molto a questo. Emmet, non so di cosa si tratta, non sono per niente esperto in informatica o brand simili. Ah, vabbè, no, tranquillo. No, vabbè, Active Directory, diciamo, è come, non so se tu magari lavori in azienda o magari, non so, magari studi, non so, però diciamo in azienda tutti i computer, per esempio, sono gestiti tramite Active Directory, perché appunto è più semplice gestirli. Ah, sei un universitario di lettere, ok, però anche all'università secondo me le utilizzano, perché diciamo è un modo per collegare tutti i computer di un'azienda o secondo me di un'università, perché anche le università se no come fanno, perché diciamo per gestirle, per gestire gli utenti, anche i computer, è più facile, perché se no ogni cosa che si deve fare a un utente, semplicemente, ti faccio l'esempio, semplicemente gestire le password, no? Per dire la tua password deve avere 10 caratteri, l'esempio vedevamo prima, questo per controllarlo una persona tecnica dovrebbe farlo computer per computer, utente per utente, invece mettendo una cosa centrale come Active Directory si gestisce tutto in modo più semplice, ecco. E quindi questo, però ho notato che Esadecimale, che è un canale italiano che seguo, ha un'introduzione ad Active Directory, quindi me lo andrò a vedere, Però insomma è un metodo per gestire, per centralizzare tutto, ecco, tutto qui. E quindi insomma, siccome io lavoro nella sicurezza informatica, sto prendendo questa certificazione, insomma, per aumentare le mie conoscenze, anche perché la mia via mi vedo in un'altra parte più generica, no? Nel red team, quindi nel test poi più largo, diciamo così, però vabbè, insomma. Altro dettaglio. Grazie per la risposta. Io ho la triennale in informatica e ho lavorato per 4 anni nell'IT, però mi vorrei specializzare in sicurezza informatica. La mia idea era quella di fare la magistrale. Sì, secondo me è un po' poi personale, cioè io tornando indietro rifarei la magistrale. Cioè, io sono molto pro per l'università, ma non solo per la conoscenza, ma proprio per, secondo me, l'apertura mentale che dà,
Quindi io sono molto pro. Se me lo chiedete io vi dico fate l'università. Poi chiaramente è anche personale perché comunque sono costi. Ehm, e quindi insomma è un po' personale anche economicamente, anche l'idea, cioè conosco persone che mi dicono no, secondo me fare corsi e fare certificazioni è meglio. E io dico va bene, cioè dipende, ma secondo me è anche, secondo me loro pensano sia meglio perché comunque ti vai a specializzare proprio in quello, cioè se io faccio questa certificazione, no, la CRTP, è chiaro che vado a vedere cose specifiche di Active Directory. In università magari partono dalle basi, quindi ora non so la magistrale in sicurezza informatica specifica cosa fanno, però magari mi immagino ci sia crittografia o robe di questo genere. E quindi una persona che non ha voglia di fare ste robe, secondo me ha ragione, dice fai un corso, fai un'academy, però il problema è che, però qui parliamo di una persona laureata in informatica che comunque delle basi ce l'ha. Io non suggerirei mai ad una persona che non ha neanche le basi di fare dei corsi, perché le basi ci vogliono, cioè per esempio se una persona dice sì, voglio imparare Active Directory, però non sai le basi di come funziona una connessione, e io un discorso me lo farei, perché cioè ci sta, puoi imparare Active Directory, però poi non, cioè poi vedrai che quando andrai nei dettagli, ma semplicemente questo. Vi faccio un esempio adesso che abbiamo visto. Per esempio qui mi dice LDAP gira sulla porta 389. Ora, se voi non sapete cos'è una porta, è chiaro che non capite, ma è giusto così. È la stessa cosa che io dico, voglio operare una persona, ma non so che cos'è un bisturi, capite? Cioè le basi ci vogliono. Ed è giusto così, in ogni campo è così. Quindi secondo me ci sta l'idea, secondo me ci sta, come dici tu, ho una triennale in informatica, cosa voglio fare? Voglio fare una magistrale o voglio fare un'academy, un corso, qualsiasi cosa? Ci sta come domanda. Però perché hai le basi, perché in una triennale di informatica si fanno anche delle basi di reti, quindi secondo me ci sta. Se una persona invece non ha le basi, ovviamente si deve fare le basi, e quindi anche l'Academy, quale Academy ti dà le basi? Se ti dà le basi, allora ci si può pensare, però non so in azienda come viene vista una persona che ha un'Academy rispetto a una persona che ha una laurea. Questo non ve lo so dire, sarebbe interessante capirlo. Sarebbe un'idea parlare con qualcuno dentro le aziende. Questa sarebbe una bella live. Idea per me stessa. Bella. Avrei pure una persona da contattare. Così mi è venuta in mente gente da contattare. Però sarebbe interessante perché io vi parlo della mia esperienza, però della mia esperienza come persona che cerca lavoro. Però ogni volta mi chiedo come vengono visti alcuni diciamo alcuni titoli rispetto ad altri, no? Perché ad esempio mi è stata anche chiesta consiglio sulle università online e sinceramente io non so, perché poi cioè secondo me, mio pensiero personale, poi un'azienda dovrebbe vedere la preparazione di una persona che viene da un'università online, che viene da un'università magistrale o che viene da un'academy. Se tu mi dimostri che le cose le sai fare, secondo me non c'è storia, perché le cose le sai fare e la tua preparazione come l'hai fatta è indipendente dal lavoro che andrai a fare. Cioè, ho conosciuto persone che avevano certificazioni, ma poi nella sostanza le cose non le sapevano fare. Quindi capite che sottotitoli. Però sarebbe interessante capire
quanto valgono questi titoli. Per dirvi, io so che l'OSCP vale tantissimo, ve lo dico per esperienza. Questa purtroppo è una roba fastidiosa, però esiste. Però sarebbe interessante fare una chiacchierata con qualcuno all'interno delle aziende per capire qual è la cosa che dà più peso, indipendentemente da poi la persona sa farla o non sa farle le cose. Quindi bella idea, mi piace questa idea. Boh, ci penso così magari una volta per tutti si può chiarire questa cosa. Sì, bello, mi piace, mi piace questa domanda e questa idea che è venuta, bello. Me la scrivo nel mio taccuino magico, sapete che quando scrivo le cose qui non le dimentico. Però me le scrivo perché questo è interessante. Potrei contattare qualcuno. Sì, che mi interesserebbe pure conoscere. Avere le opinioni. Però sì, dai, bello, mi piace. Mi piace questa live, mi avete dato un sacco di idee e un sacco di aiuto per capire meglio le autenticazioni di Active Directory. Quindi, diciamo, la copertina di questa live sarà l'autenticazione di Active Directory. Sarà molto interessante da seguire, grazie mille. Sì, spero di farla in breve tempo. Non so, devo capire chi contattare e ovviamente se accettano, perché ovviamente le persone hanno poco tempo, chiaramente lavorando. Però sarebbe molto interessante questa live, sì. Però adesso si sono fatte le 6 e quindi io ovviamente vi ringrazio per aver seguito e per avermi aiutato e dato idee e niente, vi saluto e anzi no, prima vi faccio vedere il mio canale per chi non mi conoscesse. Chiaramente lo sapete, mi faccio le marchette da sola e per chi non mi conoscesse, diciamo, faccio video. Purtroppo ultimamente non riesco a fare tanti video e questo un po' mi dispiace. Però diciamo faccio video. Allora il mio canale è un po' strano, secondo me lo dico da sola, perché i video cerco di farli per un pubblico anche generale, cioè non bisogna essere super tecnici, tranne chiaramente quando parlo di cose prese dalle live, cioè se c'è la mia faccia solitamente è perché ci so io che parlo di cose o sono estratti di live, però nella descrizione lo scrivo solitamente. E i video invece cerco di farli per un pubblico generale, a volte non mi ci riesce, mi dispiace, però sto imparo dagli errori, però diciamo cerco di farli per fare una divulgazione sulla sicurezza informatica e anche sui rischi. Per esempio ci sono molti video su phishing, se vi interessa sapere come funziona il web, l'HTTPS, i cookie, le VPN, poi ci sono vari video anche su smishing, phishing, dark web, insomma ne ho fatti un po' perché all'inizio li facevo ogni settimana. Ora lavorando e studiando per la certificazione purtroppo non riesco sempre a farli, però cerco di farli e soprattutto ultimamente mi vengono anche lunghi e facendoli senza la mia faccia, tranne questo c'è un po' la mia faccia, e facendoli, montandoli, chiaramente io non sono una montatrice, quindi ci metto il triplo del tempo, però sto imparando un sacco di cose, quindi mi piace e ovviamente ci metto un po' di tempo, però cerco di mandarli avanti. E poi le live invece ne faccio di due tipi: quelle tecniche che solitamente le faccio il lunedì, però studiando per la certificazione adesso verranno come vengono, diciamo, non le farò sempre di lunedì, tipo oggi studiavo, quindi le ho fatte oggi. E poi ci sono le cyber news che sono invece ogni giovedì,
dove parlo delle notizie che mi hanno colpito di più o che magari mi dite proprio voi. Cioè, a volte capita che voi mi scrivete magari alcune notizie e quindi io le trovo molto interessanti e ne parlo durante queste live. E a volte collaboro con Simone Modiga, che è un ragazzo che mi sta molto simpatico. Che il suo canale è questo qui, se non lo conoscete, dove ci sono video molto più tecnici e anche per persone che magari vogliono imparare, tipo Python, Linux, network, quindi super consigliato. E niente, parliamo un po' di notizie che troviamo in giro. E ovviamente trovate anche nel suo canale le stesse news, perché ci sta. E adesso, oggi, novità, ho lanciato i Cyber Bytes. Che mi fa morire, però mi piace un sacco, quindi ve lo dico. Che allora io li ho chiamati Cyber Bytes, la cyber security da gustare, perché vado a fare un'analogia con un dolce e con un concetto di sicurezza informatica, però molto ad alto livello. Quindi, per esempio, il primo è l'autenticazione a 2 fattori è un macaron. Quindi, insomma, se vi chiedete perché, andatevi a vedere lo short. Però, vabbè, sono short e ovviamente li trovate anche su Instagram e TikTok. Su Instagram mi chiamo in maniera un po' diversa. Poi, vabbè, sono molto fiera della copertina dei Cyberbyte, cacciati, molto fiera. Però insomma mi trovate con questo trattino basso su, perché sai, Cinnamon Sec era già occupato, quindi vabbè. E ovviamente mi trovate anche su TikTok. Promo parte male. Vedete i miei problemi con TikTok, cioè io non lo so usare. Però qui mi trovate come Cinnamon Sec, quindi ovviamente trovate, cioè sono molto simili, pubblico le stesse cose. Su Instagram a volte pubblico qualche storia in più, quindi potete andare a vedere, insomma. Oppure su Discord, se volete, va bene. Su Discord c'è anche un canale, quindi se non so, se volete unirvi, chiacchieriamo e parliamo. E oltretutto potete vedere le notizie. Io prendo le notizie da questo canale solitamente, dove c'è un bot che mi manda un sacco di notizie. Però insomma questo era tutto, quindi vi ringrazio un sacco e niente, ci vediamo alla prossima live. Non so se sarà domani, in caso se no giovedì. Quindi ciao, buona serata.